Buongiorno a tutti, grazie per esservi collegati al webinar che riguarda il mondo del public cloud, o meglio, nello specifico andiamo a toccare tutti quegli argomenti dell'infrastructure as a service rivolto alle applicazioni cloud native. Mi presento per chi non mi conosce, sono Roberto Vandavalli, il fondatore e CTO del progetto Cloudflare, e ad oggi sarò con voi per toccare tutti questi argomenti di questo webinar. Quindi faremo una breve introduzione per poi passare nel concreto, nello spiegare cosa consiste il modello cloud native, quindi le esigenze che hanno le applicazioni cloud native a livello infrastrutturale, per poi muoverci su tutto il mondo dei vari modelli, quindi le varie possibilità di infrastruttura possibili per queste tipologie di applicazioni, analizzando i pro e i contro di un ADS, per poi passare a quello che ad oggi è presente come servizio infrastructure as a service, quindi più servizi relativi al mondo infrastructure nell'offerta Cloudflare. Breve informazione tecnica, proprio meglio di servizio. Se avete bisogno, qualche curiosità, qualche domanda, qualche approfondimento, indicatelo pure nel box che compare alla vostra destra, e le mie colleghe e io anche successivamente andrò a rispondere a tutte queste domande. Poi comunque insomma ci riusciamo a sentire, però già in real time andiamo a rispondere a quelli che possono essere dubbi e curiosità sugli argomenti trattati. Breve presentazione per chi non conosce Cloudflare, quindi chi siamo, che cosa facciamo. Quindi siamo un cloud provider con anni di esperienza nel mondo dei sistemi integrated delle telecomunicazioni, quindi abbiamo creato questa suite di soluzioni cloud che devono essere potenti, scalabili e tecnologicamente avanzate, che racchiudiamo all'interno del nostro applicativo Cortex. Sarò molto veloce perché questo, diciamo che su ogni webinar vado a ripetere questi argomenti. Quindi la nostra piattaforma ha come obiettivo quello di racchiudere tutte le nostre offerte cloud all'interno di un unico portale che è multi-tenant, quindi pensato sia in ambito cliente ma soprattutto in ambito partner, un occhio attento al listino, al billing, alla gestione dei multilistini per la rivendita, 100% self-service, il quale diciamo andiamo ad esprimere quello che secondo noi è il nostro valore aggiunto, o meglio il valore aggiunto nella gestione di una serie di servizi cloud che ad oggi possono essere pronti ad essere disponibili all'interno di un'offerta cloud sia per partner che per clienti. Facciamo un passaggio molto veloce, ma è il cuore un po' dell'argomento del webinar, che andiamo a spiegare quello che per il significato che diamo noi alla parola cloud. Cloud non è data center, cloud non è qualcosa in remoto, ma in Cloudflare intendiamo con cloud un approccio che il reparto T ovviamente può avere per rispondere alle esigenze dei business aziendali. Quindi per noi una qualcosa cloud può essere un qualsiasi servizio che abbia queste tre caratteristiche. Flessibile, quindi si può adattare completamente ai flussi di business, sia in crescita ma anche in decrescita. Deve essere immediato, quindi se noi andiamo a attivare un servizio cloud deve essere disponibile immediatamente. Un grosso valore aggiunto del cloud è: ho bisogno di questo servizio, di questa cosa, infrastruttura, database, qualsiasi cosa deve essere cloud, io clicco e qualche minuto, qualche secondo dopo deve essere disponibile. E secondo noi deve essere completamente pay per usage. Ciò significa che noi andiamo a fatturare, quindi il cliente, il partner paga solamente la porzione del servizio, il consumo del servizio che è stato utilizzato ora per ora. Quindi nessun vincolo contrattuale, nessun minimo commitment, è completamente libero da un punto di vista di flessibilità e di pay per usage. Andiamo al punto della questione del webinar, il modello cloud native. Quindi ad oggi ormai non è più un trend, è una certezza. Lo sviluppo delle applicazioni su tecnologia cloud native si incrementa anno per anno, e fino ad arrivare nel 2025 che quasi il 95% delle applicazioni che verranno sviluppate saranno
all'interno di tecnologie cloud native. Quindi questa trasformazione, un po' come abbiamo subito durante la virtualizzazione dei server, questa proprio è un secondo step che creerà un cambiamento radicale per quanto riguarda le applicazioni, per quanto riguarda le infrastrutture e per quanto riguarda tutto quello che sta attorno. Ad oggi faremo un breve accenno, al nostro blog è fornito di tanti articoli che parlano di cloud native, faremo sempre tanti webinar, ma ad oggi ci focalizziamo sull'argomento infrastrutture per applicazioni cloud native. Diciamo che ci sono due, diciamo così, grossi cambiamenti che vengono inseriti all'interno di un'applicazione cloud native. Quindi l'applicazione cloud native nasce per dare risposta, o meglio, utilizza una metodologia di sviluppo chiamata DevOps. Quindi il mondo dei developer si va a unificare o comunque a collegare al mondo dell'operation, dei sistemisti. Quindi il developer in autonomia definisce e controlla quello che è l'infrastruttura attraverso delle sue politiche di scrittura e evoluzione dell'applicazione. Quindi tutte le parole che vedete all'interno del simbolo DevOps sono proprio fasi reali del ciclo di vita dell'applicazione per poi passare all'operation, per poi passare al next release dell'applicazione e così via. Quindi, come vedete, c'è proprio un automatismo che è intrinseco nella parola DevOps, che deve rispondere appunto alle esigenze. Quindi l'infrastruttura deve cambiare per poter ospitare questa tipologia di applicazioni. Sulla destra è appunto il cuore della logica delle applicazioni, quindi noi siamo stati per anni abituati a applicazioni monolitiche, non dico più dei CD e DVD, ma comunque un monolite applicativo composto da database, application server, per poi andare al lato dell'interfaccia utente, per disaggregare quello che possono essere tutti i componenti di questo monolite in n microservizi, quindi in architettura cloud native, quindi si va in architettura a microservizi che portano con sé una serie di database, ognuno relativo al microservizio, che si interconnettano, questi microservizi si interconnettano tra di loro attraverso uno stack di API, un bus di API. Quindi, come vedete, anche proprio non solo il metodo di sviluppo, ma anche l'applicazione, anche il mondo degli sviluppatori è stato rivoluzionato da questa tecnologia cloud native. Questo perché? Perché comunque le applicazioni necessitano di sempre più movimento da un punto di vista di sviluppo, di rilascio e di affidabilità. Quindi l'obiettivo per cui si è cambiato il modo è appunto il monolite non poteva più rispondere a quelle che potevano essere le esigenze di uptime, di SLA, che ad oggi gli utenti richiedono per qualsiasi tipo di applicativo. La community ha deciso, quindi ci sono varie soluzioni di microservizi o comunque gestione di microservizi. Kubernetes è lo strumento che fa da padrone, quindi ormai la community ha deciso, quasi tutte le aziende che gestiscono applicazioni e microservizi si stanno affidando a Kubernetes come motore di riconciliazione per una serie di motivi non indifferenti, quindi per migliorare la portabilità, per migliorare il costo dell'infrastruttura, l'efficienza di gestione, perché comunque Kubernetes porta con sé un insieme di strumenti di gestione di tutta la parte storage e network molto potenti. Un provisioning automatizzato, quindi fondamentalmente l'infrastruttura diventa intelligente e può espandersi da sola attraverso delle richieste che Kubernetes intercetta dall'applicazione. Quindi insomma si sta andando ad un livello tale di evoluzione di tutto questo stack, chiamiamolo cloud native, che sta portando un radicale cambiamento anche sulla metodologia, sullo sviluppo di infrastructure as a service. Quindi andiamo a vedere, ad oggi ci possiamo trovare un po' spaesati, quindi cosa possiamo andare a proporre per ospitare questa tipologia di applicazioni. Quindi andiamo a cercare un po' un senso di orientamento.
Questa è la frase che non l'ho messa in grassetto, ma è il cuore, è il fulcro della soluzione. Quindi abbiamo detto che le applicazioni sono cambiate, hanno un ciclo di vita di sviluppo completamente diverso, DevOps, ma Kubernetes ad oggi è uno strumento, è uno strato perfetto di astrazione tra l'applicazione che sta al di sopra di Kubernetes e quello che potrebbe essere l'infrastruttura sottostante. Quindi ad oggi la scelta dell'infrastruttura, secondo noi, deve essere fatta per questioni di affidabilità e di performance, questioni di scalabilità. Il mio cloud provider, la mia infrastruttura attuale non è più sufficiente, vado a espandere il mio cluster Kubernetes all'interno di un'altra infrastruttura, mantenendo Kubernetes l'unico layer che l'applicazione vede. Convenienza, quindi ad oggi questa agilità nello standard Kubernetes mi permette di avere un'applicazione che può essere eseguita su Google e in maniera rapida e indolore può essere portata in maniera funzionante o estesa oppure migrata completamente su qualsiasi altro scaler, qualsiasi altro provider. Quindi insomma anche il fatto convenienza deve essere un aspetto fondamentale per chi produce software. E ovviamente qualsiasi infrastruttura deve avere un'interfaccia, ma soprattutto avere delle API che permettono la gestione completa. In questo modo Kubernetes può controllare l'infrastruttura e quindi possiamo avere il vantaggio dell'automation, dell'automazione, dell'infrastructure as a code che andremo a vedere successivamente. Quindi andiamo nel vivo del modello del webinar, quindi andiamo a capire quali possono essere i modelli di infrastruttura a supporto di questa tipologia di applicazioni. Il primo modello, quello chiamiamolo un po' più semplice, o meglio più immediato, in quanto su qualsiasi cloud provider, qualsiasi big cloud provider, definiamoli scaler, che possono essere quelli di Google, AWS o Azure di Microsoft, abbiamo a disposizione una soluzione di managed Kubernetes. Quindi io ho la mia applicazione Kubernetes, la posso andare a inserire in un contesto di infrastructure as a service con un servizio gestito di Kubernetes, gestito dai cloud provider, che mi accelera tutta questa fase di sviluppo e di implementazione dell'applicazione, ma che però secondo noi è bene fare qualche tipo di considerazione prima di approcciare e di calarsi completamente all'interno di questi mondi. Quindi questo tipologia di approccio che però porta a noi, alle applicazioni, ai clienti, alle software house. Sicuramente l'affidabilità dell'infrastruttura, quindi tutte le soluzioni degli scaler sono iper affidabili, hanno data center presenti in tutto il mondo, quindi possono scalare ed essere eseguite, soddisfare le esigenze di clienti in qualsiasi parte del mondo. Abbiamo una garanzia del brand, quindi ad oggi tutti i clienti con cui affrontiamo questo tipo di progetto sono un po' portati a scegliere questo tipo di soluzioni, perché ovviamente dicono: oh, attenzione, ho il brand, ho una multinazionale che fa questo di mestiere ai massimi livelli mondiali, quindi sicuramente quello è un vantaggio, ma ha all'interno anche delle soluzioni managed, quindi ci porta anche ad avere un'astrazione della gestione del cluster molto molto semplice. E per finire, tutti i vari scaler, per prendersi quote di mercato, danno a disposizione di clienti e partner dei propri bonus commerciali, di visibilità, di buoni proprio economici di infrastruttura. Quindi, come dire, sicuramente è la prima scelta, ma anche la più comune, in risposta a chi ha bisogno di applicazioni Caloneti. Attenzione, ci sono anche varie considerazioni da tenere, vari cons da tenere in considerazione. Quindi i costi spesso non sono chiari, quindi l'argomento billing è un argomento spesso molto complicato. Per avere un costo accessibile o vantaggioso vi è la necessità di vincolarsi
appunto per anni, ok? Questo diciamo che dal nostro punto di vista va contro a uno dei principi del fatto del cloud, del valore del cloud, che deve essere pay per usage, quindi secondo noi non ha molto senso questo tipo di approccio. E attenzione che ogni brand più o meno, come dire, è comune, ok, questo aspetto, il vendor lock-in, quindi applicare o comunque utilizzare Kubernetes all'interno di questi scaler non è come utilizzare Kubernetes puro, quindi spesso l'applicazione richiede componenti cloud legati al vendor, legati al cloud provider, che in fasi iniziali possono essere molto facili da prendere, ma che però nel tempo rendono l'applicazione disponibile solo per quel cloud provider, e quindi, come dire, qualora avessi l'esigenza di spostarla e di muovermi sotto vari aspetti su un altro cloud provider, devo considerare una riscrittura parziale di tutto quello che è la metodologia DevOps, di tutto quello che possono essere delle funzionalità applicative, quindi, come dire, rischiamo di andare in questa tipologia di situazione. E un altro aspetto non banale è che, essendo che per fare qualsiasi cosa i cloud provider mettono fuori a disposizione vari servizi, l'implementazione può risultare complessa, quindi ci sono bisogno di partner qualificati. Cloudflare è un partner qualificato sia Azure che AWS, però capiamo anche noi, quando parliamo di questi approcci con i nostri clienti, che ad oggi non è molto semplice comprendere o comunque iniziare a gestire questo tipo di servizi su un cloud pubblico. Passiamo al secondo approccio, quindi un approccio, chiamiamolo, passatemi il termine, un po' più legacy, quindi un approccio di dire: io vado a crearmi una mia infrastruttura, tipicamente VMware, la metto all'interno del data center. Cloudflare offre una soluzione managed di VMware con vSAN e NSX, tutto plug and play, quindi, come dire, in 4 clic la posso accendere all'interno del portale e avere un cluster VMware installato e funzionante all'interno dei vari data center. E quindi un approccio, chiamiamolo un po' più tradizionale, che ha un vantaggio ma anche ovviamente degli svantaggi. Il primo dei vantaggi è che, ovviamente, essendo un cluster dedicato, io vado a prendere dei compute nodes dedicati, diciamo, a me come cliente, e quindi non ho il fastidio di avere delle macchine virtuali vicine che vanno a mangiare le risorse che devo utilizzare della mia applicazione. Dall'altra parte ho un controllo completo, assoluto di tutto lo stack, quindi applicazione, Kubernetes, infrastruttura virtuale, hardware, storage, quindi, come dire, non temo alcun problema. Ovvio che devo avere con me un elevato numero di skill per poter gestire in maniera efficiente tutto questo stack, e dall'altra parte posso anche fare coesistere in maniera molto semplice varie applicazioni, anche le più vecchie, in quanto legacy e in quanto VMware supporta qualsiasi tipologia di sistema operativo anche molto datato. Diciamo che tra i cons il primo mi viene proprio da proporre quello della scalabilità limitata, quindi io, al di là di avere competenze nell'implementazione, quindi nella gestione, dell'infrastruttura, io devo comunque considerare un fatto: che se la mia infrastruttura ha bisogno di ulteriori risorse e non ho compute nodes o comunque risorse fisiche disponibili, ho bisogno di un tempo tecnico di inserire un nuovo nodo, di provvisionarlo, di installarlo e di renderlo disponibile all'interno del cluster Kubernetes. Quindi questo è sicuramente uno svantaggio. La gestione dell'hypervisor, che per alcuni può essere un pro, ma per altri può essere un contro.
Le API ovviamente sono limitate a quello che potrebbe essere l'infrastruttura, non alla molteplicità di servizi che possono essere resi disponibili in modalità on demand, come il database as a service, load balancing as a service. Insomma, bisogna costruirsi tutto da zero parlando con l'infrastruttura, e ovviamente l'implementazione è un po' più rigida, perché ho bisogno comunque di avere delle caratteristiche hardware, da definire un mio asset hardware da poter rendere disponibile all'interno del mio cluster e installarlo in data center. Quindi, come dire, è molto rigido anche dovuto al fatto che parliamo con l'hardware fisico, quindi, come dire, stiamo ragionando ancora con un approccio, chiamiamo così, vecchio stampo. Un approccio ulteriore potrebbe essere quello di usare l'infrastructure as a service, quindi il servizio public cloud di Cloudflare, che comunque è un'infrastruttura che è già presente, già installata, già configurata all'interno dei nostri data center, qualificati, certificati con tutti i sistemi di sicurezza, che si integra anche in maniera proprio semplice, plug and play, a quelli che possono essere i più grandi scaler. In questo modo io posso avere la mia applicazione cloud native disponibile su AWS, ma anche su Cloudflare, la region attiva da una parte e la region passiva dall'altra. Quindi essendo che Kubernetes è uno strumento, chiamiamolo, che rende agnostico tutti questi aspetti, perché non affidarci a un provider italiano che ha già fatto una serie di considerazioni e, come dire, che offre quella semplicità, perché noi operiamo su un target completamente italiano, quindi capiamo quello che vogliono i nostri clienti, i nostri partner, e ad oggi rendiamo qualsiasi cosa molto più semplice rispetto a un AWS, un Google o un Azure, che ovviamente loro si creano soluzioni offerte a un target mondiale, quindi devono rispondere alle esigenze di tutto il mondo, quindi una cosa completamente diversa. Ma ripeto, una cosa non esclude l'altra. Il vantaggio di avere l'applicazione, il mondo cloud native all'interno del nostro public cloud, potrebbe essere quello di avere una semplicità dell'utilizzo, quindi il portale ha molte meno voci all'interno di ogni sezione rispetto a quello dei grossi cloud provider. È completamente automatizzato, quindi OpenStack, che è il motore del nostro servizio public cloud, ha uno stack di API utilizzato a livello mondiale come alternativa a i grossi cloud provider. Quindi quando andiamo a utilizzare infrastructure as a code, come potrebbe essere un Terraform o qualsiasi altra cosa, e utilizziamo quello di Azure, AWS, ma anche quello del nostro OpenStack, quindi public cloud, non notiamo grosse differenze, perché comunque il community, tutto il mondo lo sta utilizzando per creare dei veri e propri ambienti full stack, quindi storage, networking e compute, utilizzando infrastructure as a code, quindi API. Mettiamo a disposizione on top del nostro public cloud su una soluzione managed di Kubernetes, quindi ad oggi è possibile, o meglio presto sarà possibile vederlo proprio anche a livello di portale, ma ad oggi è automatizzata lato Cloudflare, un servizio di Kubernetes as a service utilizzando Rancher come chiamiamo distribuzione sia versione community che versione enterprise. Abbiamo creato delle interconnessioni con qualsiasi cloud provider, quindi già il mondo Talkie Time ci ha portato a interconnettersi in maniera molto efficiente su tutto il mondo Azure, AWS, in vari, come dire, sia Fabric network, ma anche e soprattutto anche in ambito carrier, quindi possiamo creare soluzioni cloud trasversali su più cloud provider in maniera molto trasparente. E poi noi offriamo il vero pay per usage, cioè noi non chiediamo mai vincoli ai nostri clienti e ai nostri partner per avere dei prezzi vantaggiosi, perché comunque crediamo nella libertà del pay per usage. Ovviamente, ahimè, abbiamo fatto i cons di tutti i vari approcci, diamo i cons anche di questo del public cloud, quindi ad oggi si può dire che la disponibilità di Flavor è limitata rispetto ai grossi cloud provider. Non so dire bene se è un vantaggio o uno svantaggio, però per alcuni sicuramente potrebbe essere appunto uno svantaggio. Ad oggi siamo presenti solo nella regione italiana, ok? Quindi andremo ad espanderci, ma oggi siamo presenti su più campus all'interno del data center Data4, quindi non abbiamo possibilità di federarci come region Cloudflare al di fuori dell'Italia, ma come ho detto possiamo integrarci con qualsiasi cloud provider pubblico.
E ovviamente, come tutti i grossi cloud provider, come qualsiasi infrastruttura cloud, la compatibilità con i sistemi legacy è limitata, quindi bisogna utilizzare software supportato, perché comunque essendo un'infrastruttura multi-tenant vi è la necessità che anche il sistema operativo che ospita le applicazioni cloud native deve essere costantemente aggiornato. Quindi questo è ovviamente, se non abbiamo applicazioni DOS o Windows molto vecchie, non sono supportate all'interno del servizio. Quindi andiamo bene nel dettaglio di quelle che possono essere le proposizioni di infrastruttura all'interno della soluzione Cloudflare. Quindi l'abbiamo detto in fase iniziale nelle slide precedenti: private cloud, quindi vi è la possibilità di avere un'infrastruttura VMware SDDC flessibile e disponibile, quindi io ho la possibilità di crearmi un cluster, di ricevere un cluster creato da Cloudflare con tutti gli strumenti di deployment eseguiti da noi, update e configurazione, quindi il cliente, il partner si trova già l'accesso al vSphere Administrator e può iniziare a operare, a configurarsi il network e a installare dei workload all'interno appunto del private cloud. In questo modo non vi è nessun vincolo contrattuale, come abbiamo detto, quindi anche se stiamo parlando di hardware fisico dedicato ai nostri clienti, ai nostri partner, noi non mettiamo limiti nell'utilizzo dell'hardware. Quindi se ad oggi viene selezionato un determinato flavor di nodo che cui ho a disposizione per utilizzare l'hypervisor VMware, se questo non ha le caratteristiche necessarie, si può fare un upgrade per un CPU optimized, come anche un nodo più economico, oppure insomma stiamo andando ad ampliare la gamma sempre più di flavor a disposizione come hardware fisico. Lo stack di virtualizzazione VMware con tutta la vSAN, quindi come dire resilienza, scalabilità by design, e questa è una soluzione che va per la maggiore per tutti quanti i partner che hanno la necessità di utilizzare, di transitare da questa tipologia di applicazioni di infrastruttura per poi inserire all'interno un cluster Kubernetes. Il Tanzu è comunque ad oggi una delle distribuzioni leader di Kubernetes, ma anche Rancher può essere utilizzata all'interno del private cloud, quindi ad oggi non vi è differenza tra un public cloud e un private cloud, diciamo come approccio di limitazione di Rancher in sé. Però cambia l'approccio, quindi private cloud ci sono dei veri nodi plug and play installati e up and running nei data center Cloudflare, mentre il public cloud, il fulcro non è il nodo, non è l'infrastruttura, diciamo il cluster fisico, ma è l'istanza virtuale. Quindi col public cloud noi andiamo a utilizzare quello che è il motore OpenStack per gestire l'evoluzione, il continuo sviluppo, tutta la security, utilizzando appunto l'approccio community per dare queste tipologie di possibilità. Quindi OpenStack astrae completamente a livello anche proprio di gestione quello che potrebbe essere la gestione dell'infrastruttura per poter permettere ai nostri partner, ai nostri clienti di concentrarsi sull'applicazione, sul sistema operativo, diciamo guest. Cosa abbiamo messo a disposizione? Vari flavor con caratteristiche hardware differenti, quindi dai flavor più economici con caratteristiche hardware come dire più esigue, per poi passare a general purpose, che è appunto un tier standard, per poi passare al CPU optimized. Arriveranno anche flavor con delle GPU, insomma continuiamo a espandere sempre di più la possibilità di avere dei flavor già testati, già pensati per un target italiano enterprise. La componente storage è stato sicuramente uno dei più grossi investimenti fatti, quindi noi utilizziamo Ceph come motore storage, ok, per dare a chi utilizza l'infrastruttura public cloud storage a blocchi multi-tier, quindi possibilità di avere uno storage capacitivo a basso costo, uno storage general, uno storage SSD, uno storage full NVMe, ridondato sempre in triplice copia su più data center all'interno del campus, quindi come dire resiliente a tutti gli effetti, per poi dare anche uno scalable object storage, quindi un vero e proprio bucket S3 in modalità molto molto semplice e immediata per ospitare dati delle applicazioni cloud native, in quanto Kubernetes ad oggi il
mondo DevOps ormai sta portando quello che potrebbe essere la persistenza del dato all'interno di un scalable, di un S3, quindi di un object storage, e per poi anche essere utilizzato anche per varie soluzioni di backup con la funzionalità anche immutability, quindi per servire da object storage, cassaforte dei miei dati che non devono mai essere cancellati per un determinato lasso di tempo a fronte anche di attacchi ransomware. La componente di networking è completa, quindi vi è la possibilità di creare delle virtual private cloud network, quindi sono delle reti virtuali private all'interno dei data center senza alcun costo, per poi utilizzare cloud firewall oppure anche soluzioni firewall proprietari come possono essere qualsiasi applicazione Palo Alto o qualsiasi soluzione di application di networking security a livello di networking. Quindi public cloud ha tutte le carte in regola per essere utilizzato come infrastruttura per ospitare applicazioni cloud native. Si gestisce sia da interfaccia che da API, mette a disposizione tutto quello che lo standard Kubernetes vuole e richiede che venga messo a disposizione. Due tipologie di flavor, quindi come detto prima, general purpose CPU optimized, object storage sia in modalità blocchi che in modalità scalable. L'obiettivo che ci siamo dati è quello di dare performance, quindi anche se il dato ha bisogno di resilienza, ovviamente sappiamo, i nostri clienti ci chiedono sempre più risorse a disposizione perché ad oggi lo storage è ancora uno dei principali colli di bottiglia quando si parla di storage resiliente. Vi è la possibilità di avere anche un direct attach storage, quindi uno storage iperperformante ma ridondato localmente all'interno di un data center, quindi evitare la triplice coppia su più data center, e questo è proprio l'esigenza ideale per applicazioni cloud native, in quanto il container per sua natura, il microservizio è un servizio effimero, quindi sarà Kubernetes a gestire quella che potrebbe essere la resilienza del dato, e quindi quello che abbiamo bisogno dell'infrastruttura è il top delle performance per elaborare il dato nel miglior tempo possibile, in quanto poi il dato persistente viene messo in un bucket, quindi Kubernetes si occupa della scalabilità del dato. Lato networking abbiamo tutto quello, abbiamo fatto progetti di qualsiasi tipologia, quindi in VPN, in VPLS, in VPLS, quindi qualsiasi architettura fisica il cliente ha on-premise è possibile metterla all'interno del public cloud. Quindi ad oggi 100% compliant su qualsiasi soluzione. Come vi dicevo, è possibile creare anche un VPN as a service, ma oltretutto inserire quelle che possono essere soluzioni di security leader nel mercato per avere security a livello di networking, ma anche anti-DDoS, qualsiasi layer di sicurezza è opportuno inserire all'interno appunto dell'infrastruttura cloud. Quindi ad oggi abbiamo curato secondo noi nel massimo dei livelli tutti gli aspetti per dare un servizio plug and play gestito completamente da noi. L'obiettivo, parliamo di cloud native, quindi si parte da un concetto di automazione intrinseco, infrastructure as a code o cose di questo tipo, ma anche qualora dovessi spawnare istanze, chiamiamole di qualsiasi sistema operativo, vi è la possibilità di avere delle immagini proprietizzate che si autoinstallano all'interno appunto delle infrastrutture. In questo modo tutti l'installazione, il setup, qualsiasi ambiente, qualsiasi configurazione viene eseguita in maniera sistematica da un algoritmo, da uno software Ops, e quindi che ci garantisce che all'interno di Cloudflare ho la stessa modello di deployment che posso avere all'interno di Google o di qualsiasi altro cloud provider. Quindi l'infrastructure as a code sicuramente è il top della tecnologia, ma qualora non fosse ancora migrato su tutte queste soluzioni, posso anche creare e deployarmi una serie di mie applicazioni utilizzando immagini già prepacketizzate che si autoconfigurano nel momento dell'avvio.
I vantaggi, come vi ho già detto, Kubernetes sia in versione community che in versione enterprise utilizzando Rancher, quindi questo sicuramente è un plus non indifferente che è stato accolto in maniera molto aperta dai nostri partner, in quanto Rancher ad oggi è considerata una delle più belle interfacce di gestione, okay, del servizio Kubernetes, e che mi permette di avere la stessa interfaccia di gestione all'interno di un cluster, per esempio un cluster Kubernetes deployato all'interno del public cloud rispetto a averlo rispetto a AWS oppure a Google, quindi è completo. Infrastructure as a code sarà il mantra. Organizzeremo delle sessioni ad hoc dove andremo a toccare questo argomento, perché comunque è un argomento vasto e pieno di considerazioni, e oltretutto è un vero pay per usage. Cosa arriverà a breve? Speriamo di lasciare a brevissimo i flavor con le GPU per quanto riguarda tutto il mondo dell'intelligenza artificiale, perché comunque c'è alcuni nostri partner l'hanno richiesto e secondo noi sarà il futuro, cioè GPT, ma non solo. Stiamo espandendo sulla seconda region, quindi a breve dovremo rilasciare Amsterdam, siamo ancora in fase di deployment, contiamo di espanderci sia in Italia ma anche in Europa per quanto riguarda region proprietarie. Stiamo lavorando sodo per mettere a disposizione il load balancing as a service, ad oggi è ancora beta, quindi la possibilità di avere dei veri e propri balancer gestiti dalle API, quindi da dare in pasto ai nostri Terraform per poter eseguire anche tutte le operazioni di balancing ingresso per i nostri cluster Kubernetes. E ovviamente ormai credo che tutto il nostro parco clienti e partner se lo stia chiedendo, il database as a service, quindi la possibilità di avere un database gestito completamente da Cloudflare. Ad oggi abbiamo fatto progetti anche ibridi su qualsiasi cloud provider che offre questa tipologia di soluzioni come i più grossi scaler, ma anche noi vogliamo offrire questa tipologia di servizio perché crediamo che il database sia il cuore dell'applicazione e che debba essere inserito all'interno di Kubernetes, sì, ma con qualche considerazione, quindi avere il database gestito da Cloudflare, da un operatore, da chi fa l'infrastruttura, sicuramente è un aspetto che dobbiamo toccare per migliorare la nostra offerta, quindi questa sicuramente sarà la priorità. Io ho terminato, spero di non essere stato troppo lungo, sono stato nei tempi. Faremo il possibile per rispondere a tutte le vostre domande, vedo che ce ne sono tante. Successivamente mi piacerebbe per le domande più carine schedulare delle sessioni ad hoc per quanto riguarda qualsiasi tipologia di implementazione di infrastruttura, quindi sia mondo public, cloud, multi-cloud, grossi scaler, quindi metteteci alla prova per quanto riguarda questo tipo di soluzione, più che altro perché Kubernetes sarà la rivoluzione degli aspetti infrastrutturali, ma oltretutto deve essere un'opportunità per i nostri partner, per i nostri clienti, e ad oggi il valore aggiunto dei nostri studi, delle nostre esperienze che abbiamo fatto in tutti questi anni per mettere a disposizione questa tipologia di cluster ai nostri clienti potrebbe essere sicuramente per voi un facilitatore, un agitatore per avere una soluzione funzionante, dare risposta su temi abbastanza delicati per quanto riguarda tutto il mondo cloud native. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.